parleremo di Henri Bergson, o meglio della sua filosofia del tempo, quindi di un aspetto un pochino più ristretto della sua filosofia, che è comunque una riflessione poderosa. Su richiesta di qualche utente che negli anni passati ha ascoltato la serie sul tempo, che è stata registrata e trasmessa, diciamo, in onda su filosofia, quello che ancora era Filosofia per il Nuovo Mondo, ho pensato di far partire la terza nuova stagione di Filosofia Podcast con un approfondimento sulla filosofia del tempo di Bergson. Bergson, come vi dicevo, è stato uno dei colossi, uno dei maestri del Novecento, anche se è nato alla fine dell'Ottocento, ma pochi filosofi davvero nella storia del pensiero hanno avuto una risonanza così ampia come Bergson. La sua fortuna è stata inverosimile, tanto che appunto nel 1927 ha ottenuto il premio Nobel per la letteratura. È una cosa che, per quel che vale, è stata riservata soltanto ad altri 4 filosofi puri. Tra questi c'è Jean-Paul Sartre, che però ha rifiutato il premio, ma questa è un'altra storia, magari la vedremo un'altra volta. In generale possiamo dire che la sua riflessione parte da quello che è lo scontro con un altro colosso del tempo, cioè il positivismo, che era la filosofia dominante nel periodo, cioè una filosofia che basava il proprio criterio di interpretazione del mondo sulla misurabilità, quindi sul procedimento scientifico, sulla tecnologia, sulla ricerca. Come vedremo, Bergson invece avrà una posizione del tutto differente. Ed è proprio il tempo il punto di avvio della sua indagine, un'indagine che ha un punto preciso, un riferimento preciso nella sua tesi di dottorato, che è il saggio sui dati immediati di coscienza, che è del 1889. Qui il tempo svolge un ruolo fondamentale, perché è uno dei cardini di quel rapporto triadico che forma poi la vita dell'uomo, che è il rapporto tra tempo, appunto, coscienza e libertà. In contrapposizione a quello che è il tempo, per come viene inteso dalla scienza, dice Bergson, cioè quel tempo che i matematici misurano o i fisici giustapponendo degli istanti tra di loro, ben definiti questi istanti e spazializzati, cioè ognuno formato da una sua propria spazialità e collocabile in una linea temporale. A differenza di questo concetto, Bergson individua invece il concetto di durata, che è una visione qualitativa del tempo. Che cos'è appunto la durata? La durata è la successione di stati mentali, quindi la durata è il susseguirsi dei nostri stati mentali, che però non sono ben definiti, non sono spazializzati, ma travasano l'uno nell'altro. È questo fluire che va a costituire poi quella che è la nostra coscienza. Quindi ci sono 2 tempi ben distinti, un tempo della scienza, che è rappresentato, no, classicamente quando si divulga la filosofia di Bergson, si dice appunto che il tempo della scienza è rappresentato dalla collana di perle, cioè una serie di istanti, no, ben definiti, che si sono staccati, separati l'uno dall'altro, mentre il tempo della vita interiore, il tempo che viene identificato con la parola durata, è invece rappresentato dal gomitolo, cioè questo filo unico che è intricato su se stesso, che si annoda ripetutamente, ma è unico, ha un punto di inizio e avrà appunto una sua fine. Quindi quel tempo della scienza, rappresentato dalla collana di perle, è un tempo quantitativo, fatto di quantità. Il tempo invece rappresentato dal gomitolo è un'unità, una coscienza, un flusso di coscienza, altro aspetto fondamentale della riflessione del Novecento sul tempo, che ha un inizio, ha una fine, ma i cui istanti non sono ben separati, non si possono distinguere l'uno dall'altro. Cioè ogni stato di coscienza, quindi ogni stato mentale, ha per Bergson la sua specificità, quindi non può essere costretto all'interno di una misurazione. Nel momento in cui noi ci lasciamo vivere, nel momento in cui noi stiamo vivendo effettivamente uno stato mentale, ci troviamo in un determinato stato mentale, esiste soltanto quel preciso stato di coscienza e quindi non esiste nemmeno un riferimento al passato, al presente. Il passato è semplicemente un qualcosa, un rimando interno a quello stato di coscienza. Quindi questa netta separazione fra presente, passato e futuro non è ben identificabile, no? Nel concetto di durata, nel tempo visto come vissuto interiore. Questo flusso è un flusso che è in continuo mutamento, in continua trasformazione, proprio questo processo di continuo mutamento che va a costituire la coscienza, cioè quel travaso, come vi dicevo prima, di uno stato mentale nell'altro. Noi
appunto siamo abituati a scandire il tempo attraverso gli strumenti della scienza, cioè l'orologio, no? Che banalmente ci misura i secondi, il ticchettio del cucù, dell'orologio a pendolo, oppure le campane che suonano nelle varie ore. Insomma, storicamente l'uomo ha sempre avuto una relazione con un tempo esteriore che viene misurato, però dice non è veramente quello il tempo per Bergson, ve lo ripeto, insomma, per fissare ancora di più il concetto. Il tempo reale che noi viviamo è quello nostro interiore, la durata, no? Che costituisce l'unità del nostro io. Se avessimo dei tempi, una durata separata, o se avessimo delle nette distinzioni fra gli istanti, un distaccamento, difficilmente avremmo una coscienza unita. È proprio questa unità della coscienza, quindi questo travaso degli stati mentali l'uno nell'altro, che va a costituire il nostro io. Pensate che il primo teorico della coscienza come flusso ininterrotto fu Victor Heger, che era un collega di Bergson alla Sorbona, e poi naturalmente questa teoria del flusso di coscienza verrà traslata in altri campi, in discipline diverse, come la letteratura, famosissimo l'Ulysses di James Joyce, anche perché proprio in quel periodo un autore francese, un tal Edouard Dujardin, aveva trasportato quella che era la teoria di Victor Heger della coscienza, appunto vista come un dialogo, un flusso ininterrotto interiore, l'aveva trasportato nella letteratura, creando poi quella tecnica narrativa che verrà adoperata con gran successo sia da James Joyce, come dicevamo prima, ma anche da Italo Svevo, per esempio. Quindi Bergson ci descrive una visione filosofica del tempo che mette in rilievo quello che è l'aspetto coscienziale, no? Della temporalità. Cioè il tempo della scienza è un tempo artificiale, un tempo che è strumentale, utilitaristico a quello che va fatto, cioè bisogna misurare un qualcosa, abbiamo bisogno di un tempo che sia misurabile, abbiamo bisogno di una netta spazializzazione, una differenziazione degli istanti. L'istante T1, T2, T3 saranno diversi l'uno dall'altro, avranno ognuno una sua propria spazialità, una sua propria quantità, una loro propria misura. E in questo senso, se pensate che da lì a qualche anno ci sarebbe stata la rivoluzione della visione scientifica del tempo con Einstein, è naturale che a un certo punto, quindi con la teoria della relatività, è naturale che a un certo punto Bergson si dovesse scontrare con questa teoria. Fu fortemente affascinato dalla teoria della relatività e si lanciò quindi in una polemica, per così dire, con la nuova teoria, alla quale era interessato principalmente per gli aspetti filosofici, certamente non gli interessava e non aveva le competenze per giudicarla da un punto di vista fisico. Questo tentativo però di mostrare come la riflessione che si dovesse fare sulla teoria della relatività era una riflessione che riguardava principalmente l'uomo, cioè adesso noi con questa nuova teoria come cambiamo la nostra visione filosofica del tempo? Questa è la domanda che si poneva Bergson. Diciamo che le sue rimostranze nei confronti di un'accettazione così banalmente acritica della teoria lo portarono a scontrarsi col mondo scientifico, venne mal interpretato e preferì abbandonare la disputa. A un certo punto si disinteressò proprio e abbandonò la discussione, quindi anzitempo. Proprio qualche giorno fa poi leggevo degli esperimenti di uno speleologo francese, nella seconda metà del Novecento, intorno agli anni 70, precisamente nel 72, che passò più di 200 giorni in una caverna senza alcun riferimento temporale. Si chiamava Michel Siffre e fu uno dei pionieri appunto della ricerca su come il corpo umano si comporta in situazioni di profondo e radicale isolamento. Quindi passò più di 200 giorni in questa caverna in Texas e durante l'esperimento venne monitorato appunto con degli elettrodi, con insomma delle sonde, non lo so sonde, insomma se è il termine giusto, ma venne monitorato proprio per studiare gli effetti che l'isolamento produce sul corpo umano. Quindi la domanda era come facciamo a orientarci nel tempo dal momento in cui ci manca ogni riferimento esterno, quindi non vediamo il sorgere del sole, non sentiamo la campana rintoccare le 12 per esempio. Si viene a scoprire che in realtà il corpo umano produce da solo una sua visione del tempo, una sua teoria del tempo, anche se un po' diversa da quella che è la quotidianità invece del nostro senso del tempo interno, perché a un certo punto l'orologio biologico di Michel Siffre si andò a stabilizzare in un ritmo che prevedeva 36 ore di veglia e 12 ore di sonno. Naturalmente questa situazione, protratta per lungo tempo, poi non aveva effetti benefici sulla mente, soprattutto di Siffre, che fu vicino ad abbandonare proprio l'esperimento perché cominciava ad avvertire un profondo disagio psicologico, sentiva voci, insomma. Fu un esperimento molto pesante da un punto di vista di tenuta del corpo umano, ma nonostante questo riuscì a aprire la strada a tutta una serie di
studi che poi avrebbero fatto luce su quelli che sono i meccanismi di regolazione interna del corpo. Cioè noi abbiamo quindi un senso biologico del tempo interno, naturalmente, poi con i ritmi circadiani, tutte le ricerche che vennero fatte successivamente che portarono a capire meglio come funziona il nostro corpo, però non è di questo che parla Bergson. Bergson parla di un concetto, il concetto di durata, che ha una sua specificità. La nostra coscienza, insomma, è data appunto dall'irripetibilità di qualsiasi istante. Ogni istante che io vivo è irripetibile, non è quantificabile, ma è un istante qualitativo. Bergson lo paragona alle note di una melodia, no? Se noi abbiamo di fronte uno spartito, le singole note non le possiamo trattare in maniera quantitativa, cioè vedere l'estensione che hanno, la posizione che hanno sul pentagramma, il loro valore appunto, ma soltanto il loro senso vero e proprio lo cogliamo soltanto se ci astraiamo da queste particolarità e invece guardiamo alla melodia nella sua totalità. E la melodia è proprio la durata, insomma, il succedersi, il travasare delle note l'una nell'altra per andare poi a costruire un senso, un significato. Soltanto guardando allo spartito, alle note che abbiamo di fronte in maniera qualitativa, noi possiamo avere una melodia, altrimenti avremo soltanto una serie di note che si succedono. Questo è lo spostamento di significato che produce Bergson. Rispetto a questa teoria di Bergson furono necessarie delle integrazioni, per esempio i fenomenologi a questo, comunque accettando, diciamo, in larga misura questa concezione di Bergson, però inserirono un'articolazione più profonda del nostro senso interno del tempo, con per esempio i concetti di ritenzione e protenzione per il passato e per il futuro, ma questa è magari una cosa che tratteremo un'altra volta. Molto affascinante la teoria naturalmente di Bergson, anche se secondo me ha le sue falle. Anch'io condivido che il fatto che questa netta separazione poi non sia effettivamente un qualcosa di pensabile in toto, perché noi abbiamo sempre una relazione con quello che è poi il tempo esterno. Direi che il tempo esterno si relaziona inevitabilmente, cioè il nostro senso interno del tempo, con quello che accade fuori, quindi non bisogna porre degli ostacoli e delle separazioni a tenuta stagna così nette. Naturalmente è importante il lavoro di Bergson perché ha messo l'accento su quello che è il succedersi dei nostri stati mentali, quindi anche un po' di filosofia della mente fatta bene, nel senso che l'unità dell'io secondo Bergson si va a costituire appunto attraverso questa non separabilità degli stati mentali che si susseguono nella nostra personalità, nella nostra vita. Per questo motivo ha una sua valenza, però ha delle falle che secondo me andrebbero e sono state anche ben analizzate soprattutto dalla fenomenologia. Se voi vi trovate d'accordo con questa visione del tempo, se l'avete nei vostri studi, avete avuto modo di integrarla con qualche altra questione, attraverso altre domande, altre riflessioni sulla filosofia sempre di Bergson, fatemelo sapere nei commenti. Per ora chiudiamo con questo episodio il bellissimo percorso sul tempo che abbiamo fatto già qualche anno fa, però mi prometto di riprenderlo se dovessero esserci cose interessanti sull'argomento. Un argomento che ha molto a che fare con la filosofia della mente e anche con le neuroscienze, se vogliamo. Fatemi appunto sapere nei commenti cosa ne pensate. Grazie per l'attenzione. Continuate a seguire Filosofia Podcast per non smettere di pensare. Ciao a tutti.